Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi siamo sempre qui sul lago Trasimeno, ma dalla parte di Magione. Oggi faremo un po' di birdwatching con attrezzatura da birdwatching. Ho anche qui con me la tenda che oggi proveremo, se il terreno ovviamente lo permette. E poi, essendo che questo fine settimana, ieri in particolare, il tempo è stato pessimo, ci metteremo degli stivali perché il terreno potrebbe essere fangoso. Quindi ecco, prepariamoci, poi prendiamo il tutto e ci dirigiamo verso quella direzione e poi vi farò vedere. Andiamo! Eccoci qui ragazzi, allora adesso ci stiamo dirigendo verso la riva. Ho scelto appunto questo posto, come ovviamente ce ne sono anche altri, però era, diciamo, il più vicino rispetto a dove sono io, perché l'acqua qui è bassa e quindi ovviamente è popolata dalla fauna del lago, che a breve vi farò vedere. Adesso devo, ovviamente sempre se il terreno lo permetterà, volevo montare questa tenda sperando poi di riuscire a chiuderla. Comunque noto già che la fauna c'è. Dobbiamo anche scegliere un punto giusto nel quale posizionare la tenda. A breve il mio tono di voce si abbasserà un po' per non disturbare tutto questo splendore. Ora vi lascio un'inquadratura. Ho fatto proprio bene a mettermi gli stivali perché il terreno è terribilmente melmoso, forse anche pericoloso. Allora, ho trovato questo punto qui che forse potrebbe essere molto buono. Il punto è sempre arrivarci. Eccoci qua. Questo è un ottimo punto. Ora sistemiamo la roba. Ok. Ovviamente qui ci sono anche dei picchetti, ma qui non credo proprio si possano fissare. Sarà un problema richiuderla. Quindi dobbiamo fare, quindi richiuderla da lato a lato, così, poi così, poi così. Forse ci riusciremo. Ci siamo. Ovviamente bisogna cercare in qualche modo di fissarla. Vi anticipo che è la prima volta che l'apro, da quando l'ho preso, perché con questo virus la tenda è questa. Ora proviamo ad entrare sperando che il vento sia dalla nostra parte. Eccoci qui, siamo dentro, vi assicuro che fa un caldo estremo, c'è anche questo vento che non aiuta, come vi dicevo. Ok, ora sistemiamo il cavalletto e poi aspettiamo qualche bella preda. Andiamo. Allora, eccoci qui ragazzi, ho sistemato tutta l'attrezzatura
il mio nuovo gimbal per reflex o per mirrorless, la EOS M50 e il mio nuovo 300 mm f4 della Canon. Quindi non ci resta altro che aspettare e fare la sauna qui dentro. Andiamo. Per ora solo gabbiani. La tenda sempre a tenere, anche se ovviamente non è tra le migliori. Questa l'ho presa su Amazon, se non ricordo male l'ho pagata 25 euro. Quindi ovviamente bisogna aspettarsi un comportamento da 25 euro. Comunque ho visto un'altra tenda molto diciamo più professionale a Decathlon, più grande, e costava, se non mi ricordo male, sull'80 di euro. Comunque dopo vi metto il link in descrizione. Prima c'era un airone quando sono arrivato, poi se n'è andato. Comunque piano piano stanno ritornando. Il punto è che non posso mettermi più avanti perché il terreno è molto fangoso o paludoso, insomma. Quindi anche qui, anche se qui c'è il canneto come strato dove camminare, sotto comunque un po' fangoso, molto di meno rispetto a lì, perché siamo più vicini all'acqua, quindi vabbè, credo che l'attesa sia abbastanza lunga. Ci vediamo dopo. Oggi, come state notando, è diciamo la giornata dei video. Il panorama che ho qui davanti è pazzesco. Sono circondato dalla natura. A breve credo arriveranno anche altri bellissimi esemplari. Corvi. Alla mia sinistra avete visto quel piccolo uccellino? Insomma, sono immerso nella natura e devo dire che questa copertura mi sta aiutando molto, questa mimetizzazione. Quindi andiamo a vedere che cosa ci riserva ancora per noi questo piccolo scorcio. Ho ancora 2 ore buone, quindi vediamo.
Ora sembrano essersi spostati tutti nella parte sinistra, che io ovviamente ho la visuale coperta dal canneto, quindi aspetto un altro pochino, poi casomai mi sposto. Come vi accennavo prima, mi sono spostato. Chiudere la tenda non è stato affatto facile, diciamo, non dico che ci sono riuscito, ma dico solo che l'ho chiusa. Le istruzioni non sono per niente d'aiuto. Caldo, molto caldo. Ora vediamo un attimo se possiamo fotografare qualcos'altro, altrimenti andiamo a casa. Comunque volevo spendere due parole anche, diciamo, positive nei confronti del diciamo, capanno per camuffarsi. Per il prezzo che costa è ottimo, considerando il terreno su cui ero oggi, che ovviamente non permetteva un corretto fissaggio. E nonostante tutto vi assicuro che il vento non è forte, ma non è neanche leggero, e si è comportato bene. Ovviamente poi questi acquisti un po' più economici ne vanno a risentire sui dettagli, quindi nel caso di questo capanno sulle cerniere, che casomai aprendo e chiudendo si romperà sicuramente più facilmente rispetto a un capanno fatto meglio, ovviamente, come per tutte le cose. Però se si vuole iniziare a vedere se quel tipo di camuffamento fa per voi, è sicuramente un ottimo inizio. Ok ragazzi, sono appena ritornato in auto, fa un caldo indescrivibile. Comunque abbiamo fatto il test del capanno e poi abbiamo anche approfittato per fare qualche bel video soprattutto. E niente, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale ed attivate le notifiche. Il link del camouflage e di tutta la mia attrezzatura ve lo lascio sotto in descrizione. Grazie e alla prossima. Ciao!